salve a tutti dal Kyushu. Questa mattina ancora sotto il sole ci siamo diretti e siamo arrivati a Beppu, conosciuta in tutto il Giappone come la capitale delle onsen. Infatti, essendo il Kyushu un'isola vulcanica, è piena di sorgenti geotermiche che hanno creato soprattutto in questa zona un sacco di onsen, ovvero i bagni termali giapponesi, che vengono utilizzati per vari scopi a uso domestico, ma soprattutto per dei bagni pubblici dove le persone possono approfittare del calore e dei benefici di queste acque termali calde. Allora, l'interesse nostro di oggi è andare a vedere i famosi inferni di Beppu, che sono per l'appunto delle onsen particolari, dei pozzi di acque di vari colori, di varie profondità, con varie decorazioni che seguono vari stili e che hanno varie temperature. Andremo a vederle tutte, non sono vicine al centro città, quindi prenderemo il bus per raggiungerle e ci vediamo dopo. Eccoci davanti all'entrata del primo inferno, lo Shiraike Jigoku, ovvero l'inferno dello stagno bianco. Allora, all'entrata del primo dei sette Hells, dei sette inferni che fanno da circuito, ti cambieranno il tuo voucher con una serie di 7 tickets che servono per entrare nei vari inferni, e ti daranno questo foglio che comprende, vedete, 7 cerchi da riempire con uno stampo, ok? Ogni stampo va in un cerchio, lo troverete all'inizio, come in questo caso, dell'onsen. Basta solo capire qual è, dovrebbe essere questo, sì. E si timbra. La temperatura dell'acqua di questo inferno è di 95 gradi. L'entrata del secondo inferno, l'Oniyama Jigoku, ovvero l'inferno dei coccodrilli. Ed eccoci all'interno dell'Oniyama Jigoku, ovvero l'inferno del coccodrillo. Questa è la prima parte, ovvero uno stagno pieno di acqua fumante, esce a 100 gradi, il caldo soffocante, umido a morire, non si vede praticamente quasi niente, e poi più avanti vedremo il vero e proprio Hells, il vero e proprio inferno di questo posto. Questa è solo l'entrata, che contiene dei coccodrilli. Eccolo qua, questo è l'Oniyama Jigoku, un triste inferno pieno di coccodrilli stanchi che non si muovono all'interno. Ecco qui Kamado Jigoku, l'inferno del forno. I personaggi della mitologia giapponese assomigliano in qualche caso ai personaggi dei manga di Shigeru Mizuki, il vecchio fumettista giapponese a cui sono tanto affezionato. Allora, questi sono dei rubinetti, qui esce dell'acqua a 80 gradi, acqua da bere, ottima per la salute. Proviamo. Faccio la fine di Fantozzi così. Se mi vedete correre vuol dire che effettivamente è caldo.
È un po' salata. Bah oui. Un po' salata. C'est minéraux. C'est des sels minéraux. Hein. L'acqua della salute. Che non perde l'occasione di assaggiare qualcosa. Qui ti vendono uova, mais, spiedini, pani al vapore, tutto cotto col vapore termale. Questa signora qua, qualche secondo è pronto tutto. Ecco l'ovettino pelato che non è marcio, dal colore sembrerebbe, ma effettivamente cotti dentro lo zolfo e l'acqua sulfurea prendono questo colore brunastro. Un sapore un po' particolare. Ça va mieux là. Sì, effettivamente è appena cambiato lo stagno e l'acqua è un attimino meno calda, ma prima mi sono ustionato chiaramente i piedi e le caviglie in modo atroce. In tema calore, un bel gelato al pepe nero. Ten invece, per non tradire le sue origini thailandesi, un bel gelato al peperoncino. Finita la visita al Kamado Jingoku, inferno del Calderone, e dopo aver mangiato il gelato al pepe nero, che oltretutto era il pepe nero e sale, ed era il più disgustoso gelato che abbia mai mangiato in vita mia, veramente improponibile, ci dirigiamo a passo tranquillo e in salita verso il nuovo Hells, il nuovo inferno, che si chiama Umi Jingoku, ovvero l'inferno marino. L'interno dell'Umi Jingoku è veramente bello. Sembra un giardino tradizionale giapponese, con lo stagno, le ninfee e tutto un piccolo circuito da fare intorno. Veramente bello questo posto. Il punto più importante comunque deve essere quello, che dove esci tu. Anche dall'inferno marino adesso ci dirigiamo verso l'Onishibozu Jigoku, ovvero l'inferno della testa pelata del monaco. Eccolo qua, qui l'odore in questo inferno è ancora più forte che negli altri. Qui si sente proprio, sembra di avere delle uova sciole sotto il naso. E si chiama inferno della testa del monaco pelata perché, come vedete, il ribollire del fango forma delle mezze sfere che ricordano la testa calva di un monaco, di un bonzo. Prossimo inferno, il Tatsumaki Jigoku, l'inferno del tornado. Ed ecco il Tatsumaki Jigoku. Speravamo in un enorme tornado d'acqua, invece in finale uno spruzzo che viene fuori da niente di più. Io mi vedevo già Tatsumaki, il tornado del terrore di One Punch Man, invece niente di che. Dopo la piccola delusione del Tatsumaki Jigoku andiamo a vedere l'ultimo inferno della giornata, ovvero il Chinoike Jigoku, l'inferno del lago di sangue. Ed ecco a voi il Chinoike Jigoku, l'inferno del lago di sangue. Indovinate un po' perché? L'acqua totalmente purpurea, il lago è tutto rosso e fumante, proprio come un vero inferno. Ed ecco finito il tour degli inferni di Beppu,
che conclude anche chiaramente la nostra giornata, perché adesso ci dirigiamo verso la stazione di treni di Beppu e ritorniamo a Kata. È il nostro penultimo giorno purtroppo qua in Giappone, domani ci sarà una visita in un altro tempio e poi si ritorna a casa purtroppo. Comunque la giornata di oggi è stata molto bella, avevo paura fosse una gran stronzata questo giro, e su certi punti di vista lo è un po', perché è una cosa turistica, un po' una baracconata, però sinceramente ci siamo divertiti, il tempo era bellissimo e i vari inferni erano comunque molto coreografici e fotogenici. Io consiglio questa giornata, è un po' fuori mano perché sì, ci vogliono 2 ore da Kata. Secondo me la cosa bella di Beppu non è solamente questo giretto così un po' infantile, un po' così per divertirsi, ma è anche proprio la zona, perché da quello che abbiamo visto la città è bella da vedere, ci sono un sacco di onsen in cui si possono andare a fare i bagni termali che noi purtroppo non abbiamo potuto fare, quindi consiglierei piuttosto di venire qui a dormire una notte, arrivare da Kata e farsi una bella onsen, magari in un ryokan, un hotel tradizionale giapponese, un albergo tradizionale giapponese, e il giorno dopo fare questo famoso giro degli inferni per poi ritornare su a Kata la sera. Ecco, questo potrebbe essere veramente un 2 giorni veramente interessante, un piccolo diversivo da Kata veramente interessante. In ogni caso noi fra poco prendiamo il treno e ritorniamo a casa, quindi ciao a tutti e ci vediamo domani.